Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Io sono Daniele e ho una fioritura speciale da mostrarvi oggi. Seguitemi nella visione. Ecco l'orchidea, ecco il fiore di oggi. Allora, l'orchidea in questione è un incrocio tra una Miltonia e un Oncidium. Dall'incrocio della Miltonia con l'Oncidium nasce il Miltonidium, che riassume un po' il nome di tutte e due le specie. Genericamente, quando trovate la scritta Cambria, in realtà è un modo di generalizzare, di fare prima nello specificare questi incroci. Diciamo che la Miltonia e l'Oncidium sono due specie botaniche che si incontrano, mettendole insieme dalla loro ibridazione nasce questa specie, questa sottospecie. Diciamo che fa dei fiori spettacolari con dei profumi unici, assolutamente fiori e profumo unico. Diciamo che è uno stelo lunghissimo. Diciamo che chi vuole provare con un genere nuovo, al di là delle Phalaenopsis, questo è facile, forse è più facile da Phalaenopsis, per il semplice motivo che tollera molto bene il freddo, il fresco. Diciamo che questa specie qui, soprattutto l'Oncidium che è racchiuso all'interno di questa ibridazione, riesce a sopportare molto bene temperature anche fino a 10-12 gradi, quindi diciamo che la possiamo gestire meglio in appartamento rispetto alla Phalaenopsis che richiede più caldo. Come bagnature il substrato deve rimanere sempre costantemente bagnato, umido. Sono orchidee che amano più il fresco, quindi non dovremmo avere difficoltà a tenerle in casa. Come luce richiedono maggiore luce, perché hanno bisogno di molta più luminosità di una Phalaenopsis, intorno a 30.000 lux ci siamo. Profuma. Non è difficile da gestire perché poi come pianta tende a crescere parecchio. Questa in realtà è una divisione che io ho lasciato diciamo un po' indietro, nel senso che avevo una pianta più grande e poi ho diviso i pseudobulbi. Questi sono i pseudobulbi con cui immagazzina l'acqua. La cosa buffa che vi voglio spiegare oggi nel video, cioè quando hai una divisione di una pianta più grande tendi un po' a lasciarla lì, la lasci un po' a se stessa perché come se per assurdo uno dà più attenzione alla pianta più grande. E come sempre avviene quando lasci indietro un'orchidea che pare che gli dedichi meno attenzioni, meno cure e poi la natura fa la meraviglia che ti dà ancora più soddisfazione. Questo per sottolineare il fatto che tante volte le amorevoli cure servono perché sono importanti, però per assurdo le amorevoli cure tendono a far troppo. Tante volte quando è lasciata a se stessa forse ritrova un po' la sua natura selvaggia, diciamo così. Tante cure e poco risultato, tante volte lasciata lì e poi fa il miracolo che lei stessa riesce a fare. Questi sono i pseudobulbi, una pianta che facilmente crescerà e diventerà grande e imponente perché si riproduce al lato. Il fiore nasce dall'ascella della foglia. Diciamo che da un bulbo centrale che voi vedete avrete due foglie, una da una parte, questa qua, e una dall'altra. All'interno delle due foglie o dall'una o dall'altra parte o da entrambe avrete questo splendido fiore, questa splendida fioritura. Il fiore è molto alto, lo stelo è lunghissimo, ho dovuto mettere un gancio per tenerla, se no cadrebbe e si adagerebbe da un lato. Dà tanta soddisfazione, non so se riesco a comunicarvelo con il video per muovere i primi passi al di là della Phalaenopsis se uno vuole un genere di più facile gestione, è questo qui. Non ha un periodo di riposo, l'importante è garantire umidità, garantire luce, le fioriture non mancheranno, il profumo di vaniglia si sente tantissimo in casa, soprattutto nelle ore che c'è più luce. Il substrato potete andare di fantasia, io ho preso degli inerti, dato perché era una divisione l'ho lasciata un po' a sé. Con gli inerti va benissimo, potete provare con tutto, fibra di cocco, sfagno, qualunque cosa sia di vostro gradimento per cominciare, questa è lei. Eccola. Benissimo, spero di avervi fatto innamorare, grazie di avermi seguito, vi aspetto al prossimo video e al prossimo appuntamento. Buona giornata a tutti.